buongiorno. Oggi è sabato 31 luglio, fa molto caldo. Siamo venuti a mangiare da Sugo, che è la trattoria che sta lì. Molto buona, ve la consiglio, sta sulla Bufalotta. Anche a Ponte Nero. Certo, non è una zona, come dire, vicina dove probabilmente molti di voi alloggiano quando vengono a Roma, però se vi va di vedere una zona diversa, una zona molto verace, potete venire su via della Bufalotta. Che succede? Ah, che stai facendo? Allora, tu hai le polpette per antipasto? Dai, prendiamo le polpette e ci dividiamo. Io non so se ho voglia di pasta, però. Allora, questa è la bruschetta. Cioè, sono due bruschette in realtà. Non avevo capito che in una porzione ci fossero due bruschette. Stracciatelle e pomodori secchi. Invece lì sono le classiche polpette al sugo. Metti in mezzo. Allora io mi accingo ad affrontare queste due bruschettone. Tu cosa stai facendo? Non ci è piaciuto niente qua, eh? No, infatti. Pessimi proprio, vabbè, vediamo di recuperare. È arrivata lei, la carbonara, dentro una padella. Non ci metti il pecorino? Ti hanno portato un secchiello di pecorino? Io ce ne metterei un po', una spolverata veloce. Eccomi, buonasera. Mi fa duetti di Parma? Allora vi faccio vedere alcuni aperitivi analcolici che sono super famosi. La cedrata Tassoni è buonissima. Poi il chinotto. Poi no, dobbiamo andare nell'altra corsia. Poi un altro aperitivo analcolico per eccellenza è il crodino, analcolico biondo. E questi sono difficili da rifare a casa perché appunto è un'infusione a base di erbe, spezie e radici selezionate che riposa fino a 6 mesi. Quindi sono impossibili da rifare a casa. Quindi li potete o comprare al supermercato oppure ordinare al bar. Questo è quello originale. Poi c'è anche il crodino all'arancia rossa. E poi un'altra opzione analcolica è il bitter bianco. E c'è anche la versione rossa, il bitter rosso, della San Bitter, entrambi. Vedo spesso dei video su YouTube di persone che condividono che cosa mangiano durante una giornata, così. Ho pensato potesse essere divertente, però forse no, non lo so. Comunque con il caldo non ho tantissima fame e quindi adesso qui ho una caprese, mi sono fatta perché avevo un po' di mozzarella di bufala DOP in frigo e avevo un pomodoro insalataro, mezzo pomodoro insalataro. E quindi ho deciso di farmi questo bel piatto. E niente, questo è tutto per oggi. Voglio fare un bel boccone. Buon appetito. E questo è lo sciroppo di latte di mandorla che ho fatto io. Vediamo se è della densità giusta, perché non si mescoli con il caffè quando faccio il caffè leccese, perché in teoria dovrebbe rimanere lo strato
di sciroppo di latte di mandorla e poi il caffè sopra senza mischiarsi. Oh, sì! Sono molto soddisfatta! Allora, ho passato la mattinata a montare dei video e oggi pomeriggio invece usciamo, venite con me, andiamo a Ponte Milvio a fare un giro e con l'occasione girerò anche un altro video che è un video sul cibo di strada, però quello sarà un video a parte, non nel vlog. In questo vlog semplicemente andremo in giro e magari vi parlerò un po' della storia del ponte. Che ore sono? Le 6:20. Stiamo andando, cioè in realtà siamo arrivati a Ponte Milvio. Adesso dobbiamo cercare parcheggio. Ponte Milvio è uno dei più antichi ponti percorribili a Roma, che si trova nella zona nord della città. Il ponte è una prosecuzione della via Flaminia sul fiume Tevere e collega il quartiere Flaminio al piazzale di Ponte Milvio. La costruzione della struttura in pietra fu cominciata intorno al lontano 100 a.C. Ponte Milvio è famoso nella storia perché qui si svolse la famosa battaglia tra Costantino e Massenzio, il 28 ottobre del 312 d.C. Questa battaglia è anche raffigurata in un affresco del 1520 di Giulio Romano, pittore della scuola di Raffaello Sanzio, e a destra si vede Ponte Milvio. Il ponte è anche conosciuto con il nome di Ponte Mollo perché, essendo il più basso, quando il livello del Tevere si alza, è sempre il primo ponte ad essere quasi sommerso dall'acqua e a Roma si dice stare a mollo per indicare il fatto di stare sott'acqua. Io ti do un mozzico. Allora, questo è il trapezzino con le zucchine alla scapice. Invece il tuo? Il mio è con straccetti di burrata. Oggi è un altro giorno e sono nel mio posto preferito per fare aperitivo, nel quartiere Montesacro. Nel frattempo che aspetto Walter che sta dentro a parlare con il suo amico barman, forse vi faccio vedere un po' intorno qui perché mi piace tantissimo questa via e devo manifestare il fatto di trovare una casa qui. Chissà se l'universo mi risponderà. Allora, qui ci sono tutte villette, sono troppo carine, tipo questa rosa è bellissima. Allora, io ho preso un Select agitato con ghiaccio. Tu? Americano. Un americano. Poi qui abbiamo pizza bianca, lupini, che a Roma si chiamano fusaie, e olive verdi. Vorrei concludere questo vlog per bene. So che è stato molto discontinuo e sporadico, però spero che comunque abbiate imparato delle parole nuove. Io sono qui, sto bevendo il tè alla pesca e sto lavorando su dei materiali per gli abbonati del canale. Si tratta di esercizi di comprensione all'ascolto principalmente e sono molto divertenti, quindi se vi va di darci un'occhiata potete andare a vedere in che cosa consistono gli abbonamenti al canale. E poi sto anche un po' raccogliendo delle idee per video futuri, quindi sono qui a lavorare per voi.
Niente, volevo concludere questo vlog, grazie mille per averlo guardato e ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!